Ciao a tutti, sono Simone di Simon Simon. Sì, no, grazie Paige, vuoi fare cose inutili. E sono qui per fare con voi i tutorial. Siamo in italiano per fortuna e abbiamo fatto nella scorsa sessione di video abbiamo fatto lo spazio e tutto. Adesso facciamo evitare il suolo. Quindi abbiamo 6 missioni. Ok. Immagino inizi con un video. Io mi muto. Missing the ground. If you want to visit space for more than a couple of minutes, you'll need to get to orbit. An object is in orbit when it's moving sideways so quickly that even as gravity causes it to fall, it keeps missing the ground. As long as that object isn't slowed down by anything, it follows the same path every time it goes around the body it's orbiting. Forever. If that object is a Kerbal, it is recommended that they bring lots of snacks. So since your goal is to move horizontally at a high speed, why not launch sideways? On Kerbin, the atmosphere is like a thick soup. You waste a lot of fuel trying to fly through it horizontally. By launching vertically, you cut through the thickest part of the atmosphere as quick as possible. Most orbital rockets begin tilting toward the horizon soon after they leave the launch pad. This maneuver, called a gravity turn, uses the planet's gravity to turn the ship and reduces the amount of fuel needed to achieve a stable orbit. When launching near the equator, your gravity turns should point toward the east, since your vehicle gets a free boost from the planet's rotation. Thanks, planet! Once a vehicle is moving quickly enough that its arc will take it above the atmosphere, it shuts down its engines and coasts to space. Once it nears the top of that arc, the vehicle needs to fire its engines a second time to keep itself from falling back down to the planet. Doing this turns that arc into a nice big circle. Congratulations! You've missed the ground. Adesso non vi preoccupate che ve lo spiego in italiano. Grazie. In sostanza, per fare un'orbita bisogna cadere perpetuamente, un moto di caduta perpetuo. E ha spiegato anche perché non lanciamo direttamente lungo l'orizzonte per via dell'atmosfera che ci rallenterebbe subito e perché invece usiamo il gravity turn, quindi sfruttiamo la rotazione del pianeta per guadagnare un po' più di velocità, quindi invece che andare direttamente verso l'alto andiamo verso l'alto e poi giriamo un pochino verso destra in questo caso per sfruttare la rotazione del pianeta, no? Guadagniamo velocità così. Facciamo il tutorial successivo. Questi andrebbero chiesto già se possono metterli o almeno sottotitolati in italiano. Vediamo se lo faranno. L'ideale sarebbe proprio col voice over in italiano. Allora, quando questo... It's often easiest to work top to bottom, tailoring each stage to carry the weight of everything above it. To give you a head start, I've already placed an upper stage. Anytime we intend to drop an empty stage after using all of its fuel, we connect it to the stage above it using a decoupler. A decoupler contains explosive bolts that, when activated by a staging action, eject the attached stage away from the rest of the vehicle. Ho parlo io, ok. Quindi ci sta dicendo di fare un avanzo multistadio perché è più efficiente. Ogni volta buttiamo via gli serbatoi vuoti e i motori poco efficienti, no? E quindi per fare il multistadio dobbiamo usare il disaccoppiatore. I disaccoppiatori hanno dei bulloni esplosivi che fanno sì che si stacchino quando noi pigiamo spazio. Ok. Add that decoupler to... We need to attach a larger, more powerful lower stage to the bottom of your rocket. Out in the real world, this list would show all of your saved workspaces. Ok. Here in the simulator, I'm only showing you the lower stage you need to merge. Quindi ci fa integrare una cosa già fatta. Ah, e possiamo integrare sta cosa, non la sapevo. E ne fare tutorial è utile. Now that the lower stage has been merged into your current workspace, perfect! Merging is a very powerful tool. Anytime you want to reuse a particular booster, lander, l'integrazione è molto utile in existing effetti. rocket, merging saves you the hassle of making the same thing over and over. Andiamo avanti al tutorial successivo.
Space rockets sometimes need an extra boost. In a rare case of rocket scientists naming something well, these additional rocket engines are called boosters. Sono questi Boosters are booster. attached to the sides of a vehicle to keep them out of the way of the main engines. Solid fuel rockets make great boosters. They produce a... We'll start by attaching 4 radial decouplers that will eject. Quindi abbiamo modificato la simmetria a 4. To make sure that these decouplers are evenly spaced and aligned with one another, you'll be using the symmetry tool. Ah, possiamo cliccare Place a part on one side e of the andare rocket, direttamente così, non lo 3 sapevo, more cliccando di evenly spaced destra. duplicates will appear around the rocket. Go ahead and add 4 radial... Perfect! Now you've got 4 radial... Let's attach those solid fuel boosters. E mettiamo questi qua Since piccolini. you're still in 4x symmetry mode, simply attach this... Great job! You've finished your orbital rocket. Sì, You can l'ho finito, ma fa symmetrically place schifo, up to aspetta. 8 parts at once. A feat that could until now only be achieved by certain sea creatures. Puoi posizionare simmetricamente fino a 8 pezzi alla volta. E poi, perché la simmetria arriva fino a 8. Questo è il motivo. Ovviamente poi possiamo fare di più, ma va sistemato a mano. Ok, andiamo a quello successivo. Mi sembra fatto bene come tutorial, ma non capisco se uno che non ha mai giocato è comunque spaventato. Un po' la lingua inglese non aiuta, un po' non capire bene, cioè, cosa stai facendo? Before you launch a rocket, you need to plan the order of your staging Ok, events. questo è l'ordine degli stadi. Nobody wants to start out their flight by popping their parachute, right? Most parts that can be staged are automatically assigned to stages. Their activation order can be seen in the staging stack. You can change when staging events occur by moving them between stages. You can also add, remove, and reorder stages. Best of all, you can do this in both the VAB and in flight. Ok, c'è un po' di casino, ho sistemato un The pochino. staging order begins at the bottom of the staging stack. You want your boosters and main engine to fire together for maximum thrust. The solid fuel boosters are currently in the... Your solid Okay. fuel boosters burn very hard and very fast, so they will run out of... Now move all 4 radial decouplers from stage 4 to your... All done. Your remaining stages are set up so that stage 4 will activate your orbital stage's engine. Questo era facile, ma ce lo fa lanciare sto razzo alla fine? Sto mettendo molto impegno a farlo bene. Scusate, sono un po' influenzato, raffreddato quello che è. Ok, All right, we're ready to light this candle. In this flight, you're going all the way to orbit. I'll walk you through the process of launching. Violata gravitazionale si chiama in italiano, ok. Coasting to orbital. Before we begin, let's talk Ah, about ci the spiega la nav bussola. ball. The nav ball shows your vehicle's orientation relative to the horizon. The blue half of the ball represents the sky. Questo è il cielo, il and the blu, brown ok. half represents the Il ground. marrone è il terreno. The level indicator at the center shows your vehicle's orientation. When you turn, the ball turns. When you roll, the ball rolls. Assuming you want your rocket pointed at the sky, you'll want to see lots of blue on the nav ball. If you get confused, remember this rhyme. If the nav ball's brown, you're going down. Va bene. At launch, you want all your engines at maximum thrust, which means you need to set Attiviamo il your motore al throttle at massimo. 100%. Your solid Con Z e con X massimo e minimo facciamo. Ok. Right now you can see Andiamo that via. your main engine and 4 boosters Wow. are all topped off and ready to rumble. It's time to go. At the start, all you need to do is fly straight up. I'll check back in with you once those boosters Che are bello il colore dei booster. All right, so it's time to start your gravity turn. A gravity turn uses the pull of the planet's gravity to help bend your vertical ascent into a horizontal arc. It's the first step to entering orbit. Quindi iniziamo il gravity turn a 10.000 Flight to metri, orbit. come insegnava Scott First, Malley. you need to get to Ok. 10,000 meters. Arriviamo a 10.000, lo vedete da qui. E poi giriamo a destra, quindi con la lettera D di destra. You're going to yaw towards the east so that the target marker is in the center of the nav ball.
Your vessel and nav ball should look like this example video. If Ok, you're ci fa performing vedere the proprio gravity l'esempio turn video, correctly. perfetto. Bella questa croce qua che non si confonde con niente. È proprio chiaro che dobbiamo andare qui. Way to make Kerbin's gravity work for you. You're now on track to establish an orbit. Your current stage's fuel is empty. Let's drop it and activate your Great job! Your rocket is on its way to orbit. As you gain experience, you can make your gravity turns more efficient by starting to tilt your rocket soon after liftoff. Adjusting course with a series of small corrections instead of one big one will leave you with a lot more fuel when you get to orbit. Turning immediately after launch requires a very stable rocket. Questo è So if you difficile ever da have fare. trouble keeping the pointy end up, you can try the simplified wait and turn method we use today. Quindi se iniziamo prima il gravity turn lo facciamo più graduale, risparmiamo carburante, ma bisogna avere un razzo molto stabile. Nel video della live di ieri, ad esempio, non ce l'ho fatta per questo motivo, perché il razzo che c'era su un aereo era molto instabile e quindi ho preferito andare dritto su e poi girare una volta uscito dall'atmosfera, che è un po' più semplice. Ok, continuo. Abbiamo finito anche questo, ma io voglio fare... Ma non lo fa fare, voglio fare l'orbita. Abbiamo abbastanza delta V per chiudere l'orbita. Fammela fare, dammi la soddisfazione, no? Non ce l'abbiamo fatta. Allora mi ha dato la soddisfazione, devo farlo più dopo, vabbè. Adesso mi punirà perché ho lasciato l'omino così, che giro intorno al pianeta. Right now, we're on a ballistic trajectory. If no further adjustments are made, your rocket will eventually fall back down to the ground. Our objective is to turn this arc into an orbit. The process of turning your trajectory into a circular orbit is called circularization. Partial credit to the rocket people on that one. It does have the word circle in it, but it's really hard to say. Circularization, è difficile da dire. Dobbiamo circolarizzare l'orbita, quello che ho provato a fare prima fallendo. L'università del carburante adesso. Executing orbital maneuvers. You'll want to switch. The blue arc passing through your vehicle is its current trajectory. The path your rocket will follow if you don't touch the controls anymore. Our goal, let's break that down a little more. The top of your arc has a helpful tag in map view. Ci spiega l'apoasse, che è il punto più alto dell'orbita. You're going to max out. We're paused at just before the apoapsis. Quindi andiamo per You want to grade. go faster. You're all lined up and ready to go. The next step is to go max throttle. It can take time for your arc to fully expand into an orbit. If you look closely at where your trajectory meets the ground, you'll see it moving toward the horizon. Once your trajectory reaches all the way around the planet, you'll see another marker on your orbit. Il periasse che è This qui is the dietro. periapsis, Dovrebbe uscire dal pianeta. the lowest point in your orbit. It'll always live on the opposite side of your orbit from the apoapsis, or highest point. By burning prograde near your apoapsis, you increase the altitude of your periapsis, the lowest point on your orbit. Here's the most important thing to remember about setting up an orbit above an atmosphere. Your periapsis must be Ovviamente higher dobbiamo than essere the fuori atmosphere, dall'atmosfera, or che è a your rocket will 70 start to km. slow down every time it dips into the upper atmosphere. On Kerbin, that means every part of your orbit must be higher than 70 kilometers. Ecco qua, ce lo spiega infatti. Ci siamo quasi. 50, 70, ce l'abbiamo fatta, ok. Your orbit is full. You did it! You're in orbit! Siamo in This is what orbita I'd usually tell you finalmente. to look under your seat in the simulator, where you'd find a delicious celebratory treat. Sadly, since the vending machine in the astrodynamics lab broke down, it has gotten very difficult to hide snacks anywhere at KSC. Non abbiamo gli snack anche se l'abbiamo fatta. Maledetti. In a way, you've given yourself a mind snack, which is way better than the edible kind anyway, right? Quindi abbiamo finito anche questo tutorial, abbiamo imparato come si va in orbita, come costruire un razzo con più stadi, come ordinare gli stadi,
come fare un gravity turn e come raggiungere l'orbita. E quindi per questo video tutorial in cui io gioco il tutorial è tutto. Fatemi sapere se avete dubbi, domande, così magari possiamo fare dei video di approfondimento. Ok? Alla prossima, ciao ciao!